Ciao a tutti e benvenuti su questo mio nuovo video dedicato a utenti di livello principiante che vogliono imparare a utilizzare Creo Parametric 11. Come già detto, i comandi che vediamo in queste prime lezioni su Creo Parametric sono molto simili, se non assolutamente uguali, anche nelle versioni precedenti. Quindi quello che vedete qui vi potrà essere utile anche se utilizzate versioni più vecchie di Creo Parametric 11, quindi la 10, la 9, la 8 e così via. In questo video vi voglio mostrare un altro comando molto simile all'estrusione, che però è il comando rivoluzione. Il comando rivoluzione, come dice il nome stesso, è un comando che vi consente di generare geometrie di rotazione, ovvero geometrie che sono il frutto della rotazione di una sezione, quindi di uno sketch. Questa rotazione ovviamente deve avvenire intorno a un unico asse. Il comando rivoluzione, come il comando estrusione, consente di fare solidi di rotazione, oppure tagli solidi di rotazione, oppure consente anche di fare solidi di rotazione con uno spessore, ma anche tagli solidi con spessore, superfici di rivoluzione e anche tagli di superficie di rivoluzione. Quindi è un comando che ha diverse sfaccettature e diverse potenzialità. Per come lo andremo a usare vedrete che è molto simile all'estrusione, con l'unica differenza che ovviamente consente di generare geometrie di rivoluzione e quindi di rotazione, come ad esempio sfere, oppure coni o tronchi di cono, o anche anelli con sezione qualsiasi, quindi con sezione circolare, con una sezione qualsiasi che possiamo sempre definire in sketch e via dicendo. Andiamo a vedere subito degli esempi. Il mio primo esempio sarà un tronco di cono. Quindi prendiamo il comando rivoluzione che troviamo qui a fianco all'estrusione, lo avviamo e come sempre quando vogliamo creare uno sketch interno avviamo prima il comando di rivoluzione e poi selezioniamo il piano di sketch. Ci orientiamo sul piano solo per una questione di semplicità, volendo possiamo anche disegnare rimanendo in 3D e a questo punto andiamo a disegnare una sezione che è uguale a un trapezio rettangolo, perché facendo poi ruotare il trapezio rettangolo su uno dei suoi cateti otterremo appunto un tronco di cono. Quindi molto semplicemente prendo il comando linea, parto da qui, disegno un lato verticale, poi disegno la base minore del trapezio, scendo in diagonale e disegno la base maggiore del trapezio. Chiudo la linea e poi facendo due clic col tasto centrale esco dal comando della linea, mi vengono proposte dei vincoli e delle quote deboli e poi andrò un pochettino a modificare. Ad esempio, una modifica che voglio fare è sicuramente quella di definire questo lato verticale simmetrico con le sue estremità, quindi questo punto simmetrico rispetto a questa linea di riferimento che in realtà è la proiezione di uno dei piani di riferimento che dovrebbe essere il piano top. E quindi questo sempre per fare dei piccoli approfondimenti anche sullo sketch. Quindi prendo il vincolo di simmetria che troviamo qui, lo avviamo e selezioniamo due punti e una linea che farà da asse di mezzeria. Non importa l'ordine con cui lo selezioniamo. Però per spiegarvelo meglio seleziono prima i due punti e poi in questo caso questa linea di riferimento che farà da asse di simmetria. E come vedete appare il vincolo di simmetria tra questi due punti. Tasto centrale per uscire dalla definizione del vincolo simmetrico, vado a cambiare i valori di queste quote. Anzi, facciamo una cosa, vi mostro un'altra funzionalità. Vado prima a variare l'altezza di questo trapezio, gli vado a dare un valore un po' più tondo, un 40. Queste quote che vedete, che sono le quote delle basi di questo trapezio, base minore e base maggiore, rappresenteranno il raggio delle basi del tronco di cono, ma io preferisco sempre ottenere il diametro. Come posso ottenere il diametro? Nello sketch con il comando quota
posso ottenere il diametro, ma prima devo definire un asse di mezzeria, che mi servirà anche da asse di rotazione dello sketch stesso. Quindi prendo l'asse di mezzeria, che invece è un comando che mi consente di definire un asse infinito, facendo due clic sullo schermo in modo da definire, diciamo, questa retta che passa per i due punti su cui sono andato a cliccare. Quindi faccio un clic qui e faccio un clic qui. Tasto centrale per uscire dall'asse di mezzeria. Ora prendo il comando quota. Prendo il comando quota e anche in questo caso vado a fare tre selezioni. Un punto, un asse di mezzeria e poi lo stesso punto che ho selezionato all'inizio. Quindi punto, asse, di nuovo lo stesso punto e faccio clic col tasto centrale. In questo modo vado a creare una quota che io chiamo quota simmetrica che sostanzialmente rappresenta il diametro della base superiore del mio tronco di cono. E anche qui gli vado a dare un valore un pochettino più tondo e rendo la quota debole a forte. Seleziono di nuovo questo vertice, l'asse e di nuovo lo stesso vertice. E poi tasto centrale. In questo caso gli vado a dare un 65. A questo punto posso confermare il mio sketch cliccando sul segno di spunta verde. Quindi sono uscito dalla sketch, sono nella fase di anteprima del comando rivoluzione. L'anteprima è questa geometria che viene mostrata in giallo. Tra l'altro io posso prendere la maniglia e ottenere e variare l'angolo di rotazione, anche se nel 90% dei casi andremo a fare una rotazione scegliendo, volendo anche da qui, un angolo di 360 gradi. E quindi direi che a questo punto possiamo confermare. Ok, andiamo a fare un altro esempio, quindi direi che vado ad eliminare questa. CTRL D per ritornare all'orientamento di default, riprendo il comando rivoluzione, scelgo al solito il piano di sketch che voglio utilizzare, può essere piano front, può essere piano top, può essere piano right, può essere una faccia di un qualsiasi solido già esistente, ma in questo caso non ho nulla, quindi prendo il piano front. Di nuovo mi oriento sul piano di sketch, in questo caso voglio disegnare una sfera. Se voglio disegnare una sfera, così come se voglio disegnare un qualsiasi solido di rotazione con questo comando, devo sempre avere la possibilità o di scegliere un asse di mezzeria preesistente, che è stato fatto prima di entrare nel comando rivoluzione, oppure devo definire un asse di mezzeria all'interno dello sketch, come abbiamo visto nell'esempio precedente, o sostanzialmente ho queste possibilità, oppure posso andare a selezionare un asse di mezzeria, un asse di rotazione come un asse preesistente, oppure come uno spigolo preesistente, uno spigolo di una geometria solida che ho già definito, che ovviamente deve appartenere allo stesso piano. Un'altra attenzione, la sezione di sketch deve essere unicamente da un solo lato rispetto all'asse di rotazione. Quindi la sezione di sketch non deve mai attraversare l'asse di rotazione che andrò a utilizzare o che vado a definire dentro lo sketch. E questo è un altro aspetto importante. Quindi, se voglio disegnare una sfera, nello sketch prendo il comando centro ed estremi per disegnare gli archi, piazzo il centro di questo arco, definisco una sua estremità, definisco un'altra estremità esattamente a 180 gradi, tasto centrale, prendo il comando linea, ricordatevi che se volete disegnare una rivoluzione solida e quindi piena, la sezione di sketch deve essere chiusa e deve essere chiusa sicuramente sull'asse di rotazione che andremo poi a utilizzare. Quindi in questo modo. Tasto centrale ancora. Ok, adesso vado a definire l'asse di mezzeria. Prendo questo e lo piazzo, facendo due clic come abbiamo visto anche prima.
tasto centrale e otteniamo un solido pieno. Ricordatevi che in questa fase, quando siamo nell'anteprima della rivoluzione, quindi vediamo la geometria in giallo perché ancora non abbiamo confermato il comando rivoluzione, in realtà se ci rendiamo conto di esserci sbagliati, possiamo tornare allo sketch da qui. Sotto il menu posizionamento, che in Creo 11 viene sempre mostrato aperto, posso cliccare su Modifica e in questo modo rientriamo nello sketch e ad esempio in questo caso invece che correggere lo sketch perché in realtà così com'è è esatto, vado a creare una sorta di problema, ovvero vado a eliminare quel lato che io ho disegnato sull'asse di rotazione che andava a chiudere la geometria. Quindi in questo caso ho creato una geometria che in realtà è aperta, tant'è che Creo stesso mi evidenzia le estremità aperte di questo sketch perché è un probabile errore di disegno. Confermo. Lui mi dice guarda che hai creato una geometria aperta, vuoi che ti faccio una rotazione, una rivoluzione di superficie? In questo caso gli dico ok e confermo. Noterete che una geometria di superficie ha un colore, diciamo, sul celeste, sul blu chiaro, e quindi è un modo per distinguere le superfici dai solidi, ma è molto spesso anche un campanello d'allarme per farvi capire che avete probabilmente fatto un errore sullo sketch. Quindi ritorno sulla rivoluzione, faccio modifica definizione, che è questo comando che vedete qui, modifico, clicco su modifica qui, chiudo nuovamente lo sketch, sempre con una linea, confermo, devo dirgli adesso che è un solido, perché da qui posso dire di fare solidi e superfici, e confermo. Noterete che adesso il nostro oggetto è di colore grigio e quindi è un solido pieno. E quindi in questo caso abbiamo fatto un buon lavoro. Ok, direi che abbiamo concluso. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un like. Ok, grazie a tutti, un abbraccio e ci rivediamo presto.